Ciao a tutti, sono ritornata con un nuovo video e dopo il sondaggio che ho fatto ho scoperto che eravate interessati a vedere un video su un ciondolo ed eccovi accontentati. Questo è il ciondolo che andremo a fare oggi, lo vedrete probabilmente meglio dall'anteprima che avrò messo. E questo ciondolo sembra più complesso di quel che è, ma vi assicuro che seguendo bene il mio tutorial e se sono riuscita ad essere abbastanza chiara, riuscirete sicuramente a farlo. Tutto quello che vi serve è del filo di rame da 1 millimetro, quindi spesso, un filo da circa 0,5, anzi forse un 0,6, e un filo invece sottilissimo, due perle che sono queste qua, una più grande e una più piccola che è questa qui sopra, e tutto qua. Se siete curiosi di sapere come fare questo ciondolo, state a guardare. Cominciamo tagliando un pezzo lungo 35 cm del filo più grosso. Pieghiamolo in una curva stretta. Mi raccomando, mantenete parallele le due metà tra loro. Prendete 30 cm del filo un po' meno spesso e infilate la vostra perla, che verrà messa nell'estremità curva del filo grosso piegato. Girate il filo sottile su ognuna delle due metà del filo spesso per almeno 20 volte. È una delle classiche cose che è più difficile a dirsi che a farsi. Continuate a girare, perseverate e abbiate pazienza, figliuoli. Fatto questo, dovreste avere una cosa del genere con i fili sempre paralleli. Girate ora entrambi i fili paralleli all'indietro rispetto alla perla verde. Girate a spirale su ogni lato solo la parte ricoperta dal filo più sottile. Fate incontrare le due spirali facendole convergere verso la perla. Ricreate il parallelismo tra i fili spessi. Ora incrociate i fili e curvateli verso la perla verde a una distanza di circa 1,5 centimetri, forse anche 2. All'altezza dell'incrocio dei due fili, piegateli all'indietro. Girate a tubicino i fili per 3 volte da entrambe le parti. Questo in pratica sarà il nostro gancio, ovvero dove passerà il cordino della collana. Girate ancora un po' il ciondolo su se stesso.
con i fili sottili rimasti fuori agganciate le due spirali texturizzate insieme dove si incontrano sulla perla. Finalmente possiamo tagliare tutti i fili in eccesso, sia quelli più sottili che quelli più grossi. Aggiustate un po' la forma del ciondolo se ci sono punte che escono, in modo che poi non pungano. Arrivati a questo punto dovreste avere una cosa del genere: questo è il davanti, questo invece è il dietro. Concentriamoci ora sulla parte davanti, a cui aggiungeremo un circa 20 cm di filo del più grosso e lo piegheremo a metà, come più o meno all'inizio, per farci stare la perla verde. Aggiustate la forma, incrociate i due fili e fateli girare verso il retro del ciondolo. Tagliate la parte in eccesso di filo lasciando circa 7 mm in più, perché poi verranno girati verso il centro del ciondolo e agganciati alla gabbia principale. Girate le estremità a uncino per andare meglio ad agganciarli. Stringete i due uncini alla gabbia principale per assicurare il nuovo filo. A questo punto dovreste avere una cosa del genere, ma quel che abbiamo fatto con il filo aggiunto non basta per assicurarlo e bisogna agganciarlo alla base cucendolo con il filo più sottile all'anello principale, quello che avevamo fatto all'inizio e in cui sta la perla. Spero possiate aiutarvi anche un po' dalle immagini, perché non ho idea di come spiegarlo in altro modo. Come ultimo passo attacchiamo l'ultima perlina che andrà nel triangolino libero in cima al nostro ciondolo, facendo un po' di giri con il filo sottile sulla gabbia già fatta, sia a destra che a sinistra. E voilà, è fatto! Ho fatto più fatica a fare il voice over di questo video che il ciondolo in sé. Grazie della visione, se vi è piaciuto il video mettete mi piace e se volete iscrivetevi al mio canale. E se c'è qualche problema potete sempre chiedermi qui sotto qualche delucidazione. E al prossimo video. Grazie, ciao ciao!